Chi vuole una brioche? Oggi prepariamo brioche con crema e cioccolato. Buongiorno cari amici di YouTube, benvenuti nella mia cucina e sul mio canale di Una famiglia in cucina. Oggi andremo a fare delle golosissime trecce di pan brioche farcite di crema pasticcera e gocce di cioccolato. Sono perfette per la colazione e la merenda e vi spiegherò anche come conservarle, perché poi io lo so che il problema è sempre come si conservano queste brioche, il giorno dopo diventano dure, vi spiegherò tutto. Intanto, per chi non mi conosce ancora, io sono Federica, ho fatto della mia passione per la cucina un lavoro e quindi cerco di intrattenervi tutti i giorni con ricette e trucchi utili, spero, e ricette facili per tutti, anche per chi non ha tempo. Prima di iniziare però vi chiedo un piccolo aiuto, mi raccomando iscrivetevi al mio canale YouTube e attivate la campanellina che trovate in alto a destra per essere sempre aggiornati su tutti i contenuti che vado a pubblicare. Ora, prima di iniziare, diamo la sigla! Partiamo con la preparazione del pan brioche. Io qui ho 250 g di farina 00 e 250 g di farina Manitoba. L'importante, se volete sostituire la farina Manitoba, è di utilizzare una farina con alto contenuto proteico, almeno 12,5-13 g di proteine per 100 g. Lo vedete sulla confezione, sui valori, sull'etichetta insomma della farina. Poi abbiamo latte tiepido a temperatura ambiente, anche va bene, zucchero semolato, burro morbido, un uovo, lievito di birra disidratato. Vi avevo già spiegato che si può utilizzare sia il lievito di birra fresco che quello disidratato. Se usate quello disidratato dovete dividere per 3 la quantità del lievito di birra fresco. Poi, per rendere l'impasto più profumato e saporito, aggiungo anche un cucchiaino di estratto di vaniglia e ovviamente sempre un pizzico di sale che dà quel quid in più. Iniziamo. Versiamo quindi la farina, lo zucchero e l'uovo, poi versiamo il latte e il lievito di birra disidratato. Quando si tratta di impasti lievitati bisogna sempre usare il gancio a uncino. Noi siamo praticamente a 2 minuti e l'impasto è praticamente incordato. Cosa significa incordato? Significa che si incorda al gancio, vedete che è attaccato al gancio e le pareti della ciotola sono pulite. Eccoci qua, siamo praticamente a 4 minuti. Ho leggermente alzato la velocità, ma non sono neanche al livello 1, ok? Sono tra il livello minimo e il livello 1. Vedete che l'impasto è praticamente fatto. È ben incordato e adesso andiamo ad aggiungere il burro. Bisogna tirare fuori il burro almeno un'oretta prima dal frigo e poi si ha questa consistenza. Quando le pareti della ciotola saranno pulite, allora possiamo aggiungere il prossimo pezzetto di burro. Sta venendo veramente un bel pan brioche, Rapidissima mescolata, il nostro pan brioche è pronto. Mamma mia, cioè non so se si vede quanto è soffice. Adesso gli diamo giusto una forma sferica facendo questo movimento, si chiama pirlatura, cioè prendiamo il bordo esterno e lo tiriamo verso di noi. Lo rifacciamo. Adesso lo andiamo a mettere a lievitare lontano da correnti d'aria, a temperatura ambiente va bene. Se è inverno
magari vi consiglio di metterlo a lievitare coperto da pellicola in forno spento e sulla base del forno mettere una bella ciotola di acqua bollente. Questo creerà il giusto vapore e accelererà la fase di lievitazione. Adesso copriamo con pellicola e deve anche triplicare di volume. Secondo me oggi non fa particolarmente freddo, in 2 orette ce la caviamo. E mentre il nostro pan brioche lievita, noi intanto prepariamo la crema pasticcera, così le diamo poi il tempo di raffreddare. Iniziamo. Per la crema pasticcera quindi ci serviranno latte, tuorli, mi raccomando gli albumi non buttateli, preparate altre ricette, magari le tegole valdostane, i macarons, le meringhe, zucchero semolato, estratto di vaniglia, se ce l'avete la bacca va benissimo, scorza di limone, amido di mais. Iniziamo adesso a separare i tuorli dagli albumi. Andiamo ad aggiungere lo zucchero ai tuorli e diamo una prima mescolata con le fruste. Adesso andiamo a setacciare l'amido di mais. E diamo ancora una bella mescolata. Eccoci qua. Adesso andiamo a scaldare il latte. Io aggiungo anche scorza di limone non grattugiata ma con il pelapatate, perché poi sarà più facile toglierla dopo, e un cucchiaino di estratto di vaniglia. Se avete i semi della bacca vanno benissimo. Adesso portiamo il latte fino a sfiorare il bollore. Mescolate sempre, mi raccomando, per evitare proprio che il latte si bruci. Adesso spegniamo il fuoco, togliamo con una schiumarola la scorza di limone. Per comodità io verso 2 o 3 cucchiai di latte caldo sul composto di tuorli e zucchero, proprio per stemperare il composto. Adesso diamo un'altra mescolata. Vedete come si è stemperato e ritornato già più liquido? Rimettiamo sul fuoco il latte e andiamo a versare dentro il nostro composto di tuorli e zucchero. E sempre con la frusta, proprio per evitare la formazione di grumi, continuate a mescolare fino a che non vedrete la vostra crema raddensarsi. La crema è praticamente pronta. Guardate che meraviglia, bella gialla, vellutata, liscia e priva di grumi. Adesso andiamo a versare la crema in una ciotola larga, così ci metterà meno tempo a raffreddare. Adesso la andiamo a coprire con la pellicola a contatto, proprio per evitare che si formi quella fastidiosissima crosticina in superficie. Adesso che abbiamo preparato la nostra crema pasticcera coperta con pellicola a contatto, la lascio raffreddare a temperatura ambiente. Una volta che non è più bollente la si può mettere poi in frigo a rassodare, mentre aspettiamo appunto l'impasto lievitare. Ed eccoci qua con il nostro bell'impasto, dopo 2 ore direi che ha lievitato. Mamma mia, è bellissimo ragazzi. Sporchiamo con un po' di farina il pianale e lo versiamo. Cerchiamo di lavorarlo il meno possibile, perché se no si rompe di nuovo la maglia glutinica e diventa un impasto duro. Quindi si toglie l'aria in eccesso perché è un impasto lievitato e andiamo a mettere un po' di farina anche sopra in superficie e lo stendiamo adesso in un rettangolo. Adesso andiamo a ricoprire il nostro rettangolo di crema pasticcera.
Ricoprite il rettangolo solo per i 2/3. Aggiungete le gocce di cioccolato che volendo potete sostituire con dell'uvetta. Adesso fate una piega a 3, proprio come vedete nel video. Adesso che avete piegato il vostro rettangolo a libro, spolverate con un po' di farina e formate tante strisce da 4 cm. E qui viene il bello, prendete ogni striscia e attorcigliatela 2 volte, così. Ve lo faccio rivedere, giro e giro, giro e giro. Ed eccoci qua con le nostre belle brioche farcite pronte. Adesso le vado a mettere in forno spento a lievitare e poi le cuocio. Volendo le potete lasciare lievitare, poi le mettete in freezer coperte da pellicola per un'oretta direttamente in teglia e poi nei sacchetti alimentari. E dopo 20 minuti ecco le nostre brioche lievitate pronte per essere infornate. Prima però le spennelliamo con tuorlo e un goccino di latte. Le altre brioche invece le ho messe in frigo coperte con pellicola a lievitare tutta la notte e si possono infornare direttamente domani mattina per avere la colazione pronta. Ecco le nostre brioche pronte per essere infornate, 180 gradi, forno statico per 20-25 minuti. Ed ecco pronte le nostre brioche. C'è un profumo in questa casa. Mentre finisco di mangiare la brioche, vi dico che abbiamo finito questa ricetta, spero vi sia piaciuta. Mi raccomando, aiutatemi, sostenetemi sempre, quindi mettete un bel like al video, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutte le ricette che pubblico, perché il vostro sostegno mi aiuta tantissimo per poter continuare a regalarvi contenuti di qualità come queste. Ci vediamo alla prossima ricetta, io vado a mangiare, ciao! Mamma mia cosa non sono! No, vabbè. E se volete avere delle brioche fresche appena sfornate per la colazione, vi basterà mettere le trecce lievitate in frigo per tutta la notte e alla mattina seguente le troverete così. Io queste le ho lasciate lievitare per una ventina di minuti, le ho coperte, le ho messe tutta la notte in frigo e adesso sono pronte per essere spennellate e infornate. E adesso le andiamo a infornare. Ed eccole qua, le mie brioche pronte appena sfornate. Io vado a fare colazione con i miei bambini, intanto iscrivetevi al mio canale e vi aspetto al prossimo video. Ciao!